Ho modellato questa piccola scena con SketchUp. Ora tramite il Connect con D5 Render vado a importarla all'interno del programma. Confermo con OK. Viene effettuata il collegamento e grazie all'auto exposure che è impostato di default, il programma automaticamente va a trovare quella che ritiene la migliore esposizione, che comunque sembra che è abbastanza buona. Eh, Posso, volendo, raddrizzare le verticali con la prospettiva a due punti dalla sezione camera. Mi sposto nella sezione environment, attivo la visualizzazione delle HDR e vado ad impostare questa la Sunset 06. Nella parte bassa vado a ruotarla diciamo inquadrando l'area che mi piace di più. Sempre bene aiutare l'ingresso della luce del sole, quindi oltre alla mappa vado ad attivare anche il sun, però devo indirizzarlo verso ehm, diciamo, devi indirizzarlo verso l'interno della casa. Se qui è attivo follow HDR, vuol dire che andrà a seguire la mappa. Visto che la mappa HDR all'interno ha una luce, se io vado a spostare, diciamo, il posizionamento della luce della mappa all'interno del mio render, praticamente i due soli sono allineati. Oppure l'altra possibilità è quella ehm, di mettere comunque la parte di mappa che a noi piace di più, quindi indipendentemente da quella che è la posizione del sole, e qui invece di scegliere follow, quindi segui sole, segui la mappa, attivando custom ho la possibilità, quindi tramite l'azimuth, di ruotare il sole indipendentemente dalla mappa e decidere io dove andarlo a posizionare. Quindi se io ho in mente un'immagine, diciamo, con un sole posizionato in un certo modo, quindi con l'azimuth vado a ruotare il sole e con altitudine decido quanto il sole è alto. Più il sole è basso, più penetra all'interno della stanza, più il sole è alto e quindi più entrerà poco sole all'interno della scena. Per evitare che si bruci un pochino troppo, eh, diciamo, lascio
questi parametri. Nel settaggio della camera, volendo, posso anche togliere quella che è l'esposizione automatica e impostare io un'esposizione personalizzata. Quindi se il programma, diciamo, non vi convince troppo con il valore che imposta, perché comunque qua lui non vi dà il valore numerico per capire se sta impostando un'esposizione maggiore o minore rispetto alla vostra. Potete anche disattivare l'auto, che comunque secondo me funziona benissimo, e, e quindi regolarlo come vi serve. Diamo qualche aggiusto a qualche materiale. Per catturare i materiali uso questo contagocce. Quindi ad esempio clicco sul vetro della finestra, lui importa i materiali, diciamo come sono stati creati all'interno di SketchUp. In SketchUp il vetro aveva questo forte colore azzurrato, quindi volendo io potrei o andare a modificare il vetro, diciamo, che lui ha importato da SketchUp, oppure andando negli asset io trovo dei materiali già impostati. Nella versione gratuita, quella che sto utilizzando io, non ci sono tantissimi materiali gratuiti, però quelli che diciamo i più importanti sono disponibili. Per esempio, se entro nella sezione Glass e scorro l'elenco, o per esempio la voce Normal Glass, se io la clicco e vado a cliccare al di sopra della finestra, lui va a applicare il materiale, diciamo, agli elementi che vado a cliccare. Quindi se ad esempio voglio, quindi io posso modificare i materiali che ci sono di default o andarli a migliorare. Ad esempio, se clicco su questo legno, che mi sembra molto innaturale perché non... infatti se vado a vedere nelle sue caratteristiche, mi sembra che si tratta di un materiale eh, al quale addirittura non ha nemmeno dato una mappa, quindi qui Base Color c'ha questo colore marrone che vedete, ma in Base Color Map non c'è nessuna mappa caricata, quindi se vado di nuovo nell'asset e vado a cercare la sezione relativa ai legni, per esempio, posso applicare questo colore. Qui sicuramente i suoi colori sono più realistici rispetto a quelli importati. Poi man mano che vi spostate, vedete che lui aggiorna sempre va sempre ad aggiornare la luminosità. Quindi se voglio esaminare, quindi catturo ad esempio questo materiale e ne vado a vedere le proprietà. Con Specular ne posso aumentare la riflessione, con Ragnes posso aumentare o diminuire la sfumatura. Se porto la sfumatura, cioè la satinatura a zero, questo diventa perfettamente lucido. Quindi aumento un pochino
il roughness, portandolo ad esempio a 0,35 per rendere più satinato eh, questo elemento. Qui catturo questa texture, non so se è corretta così oppure andrebbe leggermente ruotata. Qui nella parte bassa del materiale abbiamo le varie opzioni per strecciare, fare l'offset e ruotare la mappa. Questo materiale qui, per esempio, diamogli un aspetto molto lucido, fino a che, diciamo, se gli avessi voluto dare un aspetto metallico, avrei dovuto attivare il metallic che, diciamo, disattivava lo specular. Invece, fino a che lavoro con lo specular, il metallic non entra in gioco. Quindi vado ad inquadrare, diciamo, l'inquadratura che mi piace, catturo questo base color e gli cambio il colore, quindi lo imposto su un nero e aumento il metallic a 1, in modo tale che lo rendo completamente metallico. Porto lo specular a 0. Poi se cerco un tipo di metallo un po' più particolare, posso vedere tra i materiali free che lui mi propone, per esempio questo backmatte, questo materiale metallico scuro che è molto bello. Qui voglio ridurre un pochino la riflessione di questo materiale, quindi catturo il materiale, quindi abbasso lo specular per renderlo meno riflettente. Catturo il legno, questa mappa la copio e la incollo nella mappa normal e gli do un valore di 3. La incollo anche nello specular. Ok, una volta posizionatomi nella posizione che mi piace, mi sposto nella sezione relativa al render. Qui sotto decido tutte le impostazioni del render, quindi se voglio un'immagine, un panorama, il taglio dell'immagine se deve essere originale o a 16 noni, e qua la qualità dell'immagine, se voglio un'immagine a 2K, 4K, 6K, 8K o 16K. Visto che sto facendo una prova, imposto 2K e poi vado a cliccare su questo tasto per lanciare il render. Viene chiesto un posto dove andarlo a salvare e inizia l'elaborazione del render, che ovviamente diciamo, il tempo dipenderà dalla qualità che è stata impostata e dalla velocità
diciamo, del vostro computer. Volendo avrei anche potuto migliorare l'apertura della focale della telecamera, perché qui mi trovo un po' troppo vicino all'oggetto e c'è una deformazione troppo grande. Magari termino prima questo render di prova e poi vado a sistemare questa cosa. Quindi se entro nella telecamera e mi rigenero la vista, la distorsione, diciamo, si dovrebbe attenuare anche andando a stringere quello che è l'angolo della focale. Per esempio, portiamolo a 45 gradi. Mi metto in modalità camminamento per potermi spostare più facilmente all'interno della scena e imposto la velocità di spostamento pari ad 1, in quanto con una velocità maggiore eh, il programma si sposta troppo velocemente. Poi utilizzando i soliti tasti W per andare in avanti e per andare in basso, A per andare a sinistra, D per andare a destra e eh, S per andare indietro. Mi vado piano piano e Q per andare in alto. Mi vado piano piano a posizionare nella vista che mi piace e provo a lanciare un ulteriore render, quindi mi sposto di nuovo nella sezione della macchina fotografica, lascio qui original e vado nuovamente a lanciare il render.